e quest'anno vi voglio fare i 10 consigli per vivere al meglio EICMA 2024. E mi raccomando, l'ultimo è il consiglio più importante di tutti, perché veramente con quello vi cambierà tutto il modo di vivere EICMA. Sigla! From shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it. Ovviamente il primo consiglio che vi voglio dare è sul come arrivare ad EICMA. Sicuramente il modo migliore e più tranquillo è col treno. Una volta scesi dal treno o dalla metropolitana vi troverete subito all'ingresso est, quindi da lì si entra e si inizia a vivere subito EICMA. Fate attenzione a dove andate a mangiare. Noi siamo al secondo giorno e ieri, Laco, quanto abbiamo speso ieri? Allora, 2 hamburger, 2 patatine, abbiamo pagato 50 euro, 2 hamburger, 2 patatine e 2 bevande. Invece per il caffè, nei bicchieri di plastica, 3,50 euro. Sicuramente non sarebbe la cosa migliore quella di prendere, uscire da EICMA e spostarsi, però se la mattina vi premunite, 300 metri dall'ingresso sud, dalla porta sud, trovate questo supermercato, un Tigros, facciamo anche pubblicità, che colazione e pranzo, più il caffè, perché c'è anche la macchinetta del caffè, alla bellezza di 13,50 euro più o meno. E vi dico una cosa, il caffè era più buono di quello che si è preso dentro, nonostante che è un caffè della macchinetta, quindi non vi dico altro. Quindi ragazzi, mi raccomando, 300 metri, adesso vi faccio vedere anche quanto dista. Eyes in the sky. Ed eccoci arrivati alla Fiera di Milano. E per pernottare, qualora vogliate spendere 200-300 euro a testa, proprio davanti all'ingresso troviamo l'NH Hotels. Altrimenti potete fare come abbiamo fatto io e Laco, su piattaforme tipo Airbnb, andando a vedere sulla mappa siamo riusciti a trovare un albergo, anzi un Airbnb, una stanza, a circa 70 euro che Dista più o meno 200 metri. esatto. Come in tutte le grandi fiere e manifestazioni, all'ingresso vi trovate con i nostri cari amici. Questa informazione è molto utile perché se vi dovesse succedere, come è successo a me l'anno scorso, io di solito giro con un Victorinox perché non si sa mai, serve sempre avere quel qualcosa che ti può aiutare, tipo il cacciavitino. Quando arrivate qui ovviamente ve lo bloccano e o ve lo fanno buttare oppure ritornare alla macchina e ovviamente lasciarlo. Ragazzi, che siamo sempre. Ciao! Una volta che entriamo dentro ai padiglioni, cosa importantissima da fare è quella di dare una loggia a questo girare. Tenete conto che i padiglioni molto spesso sono rettangolari, quindi qualora entriate da un angolo, sarebbe la mossa migliore. Sui lati solitamente o comunque nelle parti laterali trovate i bagni, quindi anche questa informazione super importante. Partite col girare nel lato esterno in modo da non perdervi niente e poi dopo pian piano entrate. Mi raccomando, cercate di farlo in maniera ponderata perché altrimenti vi perdete qualcosa, come è successo a noi l'anno scorso. Bid from shining through, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through, for you, for you, for you. Una cosa fondamentale da sapere è che se venite qua e ovviamente purtroppo per fortuna siete fidanzati, fate molta attenzione
perché ci sono un sacco di cose che potrebbero indurvi in tentazione, quindi mi raccomando, occhiali neri e tirare dritto. Altra informazione fondamentale per vivere al meglio questo EICMA è vestitevi con qualcosa che sia facilmente levabile e rimettibile, perché se no fate che vi andate dentro e c'è più 54 gradi, quando uscite ce n'è meno 2, vi pigliate come minimo una bronchite, come probabilmente succederà a me. Ovviamente se siete stati tutto il tempo giù, per andare verso il parcheggio o verso la stazione, io vi consiglio di più, vi conviene salire nel punto rialzato, dove da qui riuscite ad andare più che altro in maniera più comoda e agevole. Punto numero 1, perché c'è molte meno persone. Punto numero 2, ci sono anche i tapirulan per velocizzarvi, quindi la passeggiata è bellissima, però ricordatevi che se avete un treno da prendere, l'ingresso alla stazione è alla porta est. Una mezz'oretta ci vuole di tempo per arrivare dalla stazione all'ultimo dei padiglioni. Mi raccomando, fate attenzione, altrimenti rischiate di perdere il treno. E poi l'ultimo consiglio, voglio concludere questo video per un consiglio che è basilare, fondamentale. Prima di venire all'EICMA studiate l'inglese, perché qua parlano tutti inglese, a tratti solo inglese, quindi mi raccomando, serve, e non fate come me che diciamo che lo so un po' così e così. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my